Pronti per un nuovissimo test sulle preposizioni italiane? Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Oggi parliamo di uno dei miei argomenti preferiti, le preposizioni. E lo so, a volte le preposizioni possono essere un casino. Nel video di oggi faremo un test sulle preposizioni, quindi io ti farò vedere una frase sullo schermo e tu mi devi dire se è corretta, quindi se c'è la preposizione corretta o se la frase è sbagliata. Ma se la frase è sbagliata devi anche dirmi la correzione, quindi la versione corretta della frase. Ma prima di iniziare voglio anche dirti che questo è un test a difficoltà incrementale, quindi le frasi diventano sempre più difficili. Allora non perdiamo tempo e iniziamo subito con la prima frase. Vivo in Milano. Vivo in Milano. Questa frase è corretta o sbagliata? Ti do un po' di tempo per pensarci, ma se hai bisogno di più tempo, metti in pausa il video. La frase è sbagliata. Questo perché in italiano con le città usiamo sempre la preposizione a. Non importa se diciamo che siamo in una città o che andiamo verso una città. La preposizione è sempre a. Per esempio, vivo a Roma o vivo a Palermo e vado a Roma, vado a Palermo. Come vedi, usiamo sempre la preposizione a. E ora passiamo alla seconda frase. Io sono da Roma. Questa frase è corretta o sbagliata? Pensaci un po'. È sbagliata anche questa. Ricorda che in italiano, quando vogliamo dire la nostra città di provenienza, possiamo usare il verbo essere più la preposizione di. Quindi sono di Roma, non da Roma. Possiamo usare la preposizione da soltanto col verbo venire, quindi dire vengo da Roma. E attenzione, se usi il verbo essere più la preposizione di, dopo devi usare la città. Sono di Roma. Non puoi dire sono di Italia, per esempio. È sbagliato. In quel caso è preferibile usare l'aggettivo di nazionalità. Sono italiano. Andiamo avanti con la prossima frase. Vediamoci in ristorante stasera. È corretta o sbagliata? Questa frase è sbagliata, anche questa. Infatti, in italiano, con alcune parole usiamo la preposizione in e con altre la preposizione a. Purtroppo non ci sono delle regole fisse per ricordare questo. Ristorante fa parte della lista di parole della città, quindi luoghi della città, che usano la preposizione a. E usano la preposizione a con l'articolo. Infatti si dice al ristorante, a più il, al ristorante. La frase quindi è vediamoci al ristorante stasera. Altri luoghi della città che usano la preposizione a più l'articolo sono al supermercato, al mercato e al bar. Devi semplicemente memorizzarle. Ora però, prima di andare avanti con la prossima frase, ho una sorpresa per te. Io lo so che le preposizioni sono davvero un casino. Questo perché ci sono tante preposizioni, tante regole, tante eccezioni. Ma per aiutarti abbiamo preparato per te un fantastico PDF con una lista completa di tutte le preposizioni italiane
la loro funzione e alcuni esempi. Per esempio, qui abbiamo la preposizione di e queste sono tutte le funzioni della preposizione di. La prima è proprio la funzione che abbiamo visto nella frase precedente: indicare la città da cui si viene con il verbo essere. Io sono di Como, per esempio. Questo documento è davvero utilissimo, sarà un aiuto incredibile per studiare le preposizioni e impararle meglio. Puoi leggere tutte le funzioni di ogni singola preposizione e anche guardare gli esempi, che è la cosa più importante, perché il miglior modo per studiare la grammatica e ricordare le regole è leggere gli esempi, quindi leggere la preposizione, in questo caso in contesto. E le trovi tutte, abbiamo la preposizione di, la preposizione a, la preposizione da, in, con, su, per, insomma tutte le preposizioni. Ma non finisce qui, perché alla fine di questo fantastico PDF abbiamo preparato per te anche degli esercizi. Gli esercizi ti aiuteranno a ricordare ancora meglio queste regole. Quindi troverai gli esercizi e ovviamente anche le soluzioni per verificare che hai fatto tutto correttamente. Quindi puoi scaricare questo fantastico documento con una lista di tutte le preposizioni italiane, le loro funzioni e gli esempi e dei fantastici esercizi, scannerizzando il QR code che vedi qui sullo schermo o cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. Inserisci il tuo nome, la tua email e ti invieremo questo fantastico PDF. Sono sicuro che ti piacerà tantissimo. E adesso andiamo avanti con la prossima frase. Su sabato mattina vado in piscina. È corretta o sbagliata? Questa frase è sbagliata. Sì, perché ricorda che in italiano con i giorni della settimana, lunedì, martedì, mercoledì, eccetera, non usiamo una preposizione. Infatti usiamo semplicemente il giorno senza niente o possiamo usare l'articolo determinativo. Infatti in questa frase posso dire il sabato mattina vado in piscina. Quando usiamo l'articolo determinativo è per dire che quella è un'azione ricorrente, quindi un'azione che facciamo ogni sabato. Quindi senza l'articolo significa semplicemente il prossimo sabato. Con l'articolo significa ogni sabato, un'azione ricorrente. A volte potresti trovare anche i giorni della settimana con la preposizione di, quindi di sabato. Anche questo è corretto, però non è necessario. Sicuramente, però, la preposizione su è sbagliata. Andiamo avanti con la prossima frase. Mi piace andare in ufficio a piedi. È corretta o sbagliata? Questa frase è completamente corretta. Infatti, ufficio è una parola della città con cui usiamo la preposizione in ufficio, e a piedi, l'espressione a piedi, quindi la preposizione a più piedi, significa camminando. Quindi mi piace andare in ufficio a piedi significa che mi piace camminare per raggiungere l'ufficio. Andare a piedi, camminare. Ricorda anche che abbiamo l'espressione in piedi, quindi piedi con la preposizione in, che significa invece questo, ok? Sono seduto, sono in piedi. Seduto, in piedi. Sono due cose ovviamente molto diverse, a piedi, camminare, e in piedi, non seduto, ok? Andiamo avanti con la prossima frase. Abito in Italia da 3 anni. È corretta o sbagliata? Questa frase è corretta. Sì, perché in italiano usiamo la preposizione da con il tempo, da 3 anni,
più, e questo è molto importante, il presente abito per dire che abbiamo iniziato un'azione nel passato, ma questa azione continua ancora adesso nel presente. Se io dico che abito in Italia da 3 anni, significa che ho iniziato ad abitare in Italia 3 anni fa, quindi 3 anni fa sono arrivato in Italia, ma oggi ancora abito in Italia, continuo ad abitare in Italia. Hai capito come funziona? Però questo è molto importante. Da con il tempo, da 3 anni, ma il tempo del verbo deve essere presente. Abito, ok? Passiamo alla prossima frase. Ho studiato francese da 8 anni. È corretta o sbagliata? Beh, ovviamente è sbagliata, perché ti ho appena detto che con la preposizione da con un tempo, usiamo il presente. Quindi ho studiato francese da 8 anni non funziona. Ora possiamo correggere questa frase in 2 modi. Possiamo usare la preposizione per. Ho studiato francese per 8 anni. Infatti usiamo la preposizione per parlare di un tempo limitato nel passato, nel presente o nel futuro. Se io ti dico ho studiato francese per 8 anni, significa che il mio studio del francese è durato 8 anni. Non so precisamente quando, però l'ho studiato per 8 anni. E attenzione, e questa è la cosa più importante, l'azione è finita. Ho studiato francese per 8 anni, ma ora io non studio francese. Ho iniziato e ho finito. L'azione ora non continua. O possiamo anche correggere la frase in un altro modo e dire studio francese da 8 anni. Quindi cambiamo il passato prossimo e mettiamo il presente. Questo significa che ho iniziato a studiare francese 8 anni fa e adesso ancora continuo a studiarlo. È chiaro? E tutte queste cose che stiamo dicendo le trovi nel fantastico PDF. Infatti qui abbiamo la preposizione da e qui tutte le funzioni con il tempo e lo stesso è qui in questa parte tutte le funzioni di tempo della preposizione per. Questo documento ti aiuterà tantissimo. Puoi scaricarlo cliccando il link in descrizione o puoi cliccare sul primo commento. Andiamo avanti con la prossima frase. Il libro parla su politica. Questa frase è corretta o sbagliata? Questa frase è sbagliata. Infatti, in italiano, per introdurre l'argomento, il tema di qualcosa, di un libro, di una canzone, di un film, usiamo la preposizione di. Quindi il libro parla di politica, non su politica, ok? E ricorda proprio questa espressione, parlare di, per introdurre l'argomento di qualcosa. Infatti, molto spesso puoi sentire gli italiani dire di che parla il libro? Di che parla il film? Ma aspetta, il libro non parla, il film non parla. In questo caso usiamo l'espressione parlare di, che serve proprio per chiedere l'argomento, il tema di qualcosa. Passiamo alla prossima frase. L'appartamento è dei miei nonni. L'appartamento è dei miei nonni. È corretta o sbagliata? Questa frase è corretta. Sì, perché ricorda che in italiano usiamo la preposizione di per indicare possesso. Quindi se io dico che l'appartamento è, uso il verbo essere, dei miei nonni, significa che l'appartamento appartiene ai miei nonni. I miei nonni hanno l'appartamento. E mi raccomando, non dimenticare l'articolo, perché si dice i miei nonni, quindi di più i diventa dei. Andiamo avanti con la prossima frase.
Ci vediamo in un'ora. Ci vediamo in un'ora. Questa frase è corretta o sbagliata? Questa frase è sbagliata. E sì, attenzione, questa è una cosa molto molto importante. Infatti, in italiano non usiamo la preposizione in per indicare una cosa, un'azione che avverrà in un momento preciso nel futuro. Se per esempio ora sono le 3 e noi ci vediamo alle 4, devo usare la preposizione tra. Ci vediamo tra un'ora. Infatti la preposizione tra più il tempo indica che un'azione avverrà in un momento preciso nel futuro a partire da ora. Se dico tra un'ora, significa che ora, se sono le 3, per esempio, ci vediamo alle 4, tra un'ora. Altri esempi possono essere: parto per le vacanze tra 2 giorni. Se oggi è lunedì, parto per le vacanze mercoledì. O anche vado a vivere in Italia tra un anno, cioè un anno a partire da ora. Hai capito? Passiamo alla prossima frase. Roberto è più alto di Federico. Questa frase è corretta o sbagliata? Questa frase è corretta. Sì, perché in italiano quando abbiamo il comparativo, cioè stiamo comparando due cose o due persone, usiamo la preposizione di. Roberto è più alto di Federico, cioè rispetto a Federico. Sto facendo un paragone tra l'altezza di Roberto e l'altezza di Federico. E ora vediamo questa frase. Sono nato in 1997. Sono nato in 1997. Questa frase è corretta o sbagliata? Beh, possiamo dire che questa frase è quasi corretta. Non proprio correttissima. Ricorda infatti che in italiano usiamo la preposizione in con gli anni, ma dobbiamo usare sempre l'articolo. Quindi usiamo la preposizione in articolata e usiamo l'articolo il. Quindi sono nato nel 1997, nel 1997. Possiamo anche dire nel 1500. Nel 2000, nel 2026. Quindi usiamo nel, in più l'articolo. E passiamo alla prossima frase. Il parco è vicino a casa mia. Il parco è vicino a casa mia. È corretta o sbagliata? Questa frase è corretta. Sì, perché in italiano abbiamo alcuni avverbi, come per esempio vicino, che dopo richiedono una preposizione. Vicino a. In questo caso, vicino a casa mia. Altri esempi possono essere davanti a o dietro a. Quindi ci sono proprio avverbi che poi richiedono una preposizione. Andiamo avanti con la prossima frase, ne mancano solo 2. Penso sapere bene la grammatica italiana. Questa frase è corretta o sbagliata? Questa frase è sbagliata. Eh sì, perché manca la preposizione di. Penso di sapere bene la grammatica italiana. Questa è una costruzione molto frequente in italiano. Infatti, quando abbiamo due verbi e tutti e due i verbi hanno lo stesso soggetto, infatti io penso e io so la grammatica italiana, giusto? Abbiamo sempre io, usiamo il primo verbo, penso,
poi la preposizione di e poi l'altro verbo all'infinito. Quindi io penso, io so bene la grammatica italiana, uniamo tutto insieme, io penso di sapere bene la grammatica italiana. E posso farti altri esempi. Credo di essere un bravo ragazzo, io credo e io sono un bravo ragazzo. Stesso soggetto, credo di essere un bravo ragazzo. Sono sicuro di essere un bravo studente. Anche qui io sono sicuro, io sono un bravo studente, sono sicuro di essere un bravo studente. O anche lei è convinta di avere ragione. Lei è convinta, lei ha ragione, è lo stesso soggetto, lei, quindi lei è convinta di avere ragione. E ora passiamo all'ultima frase. Devo iniziare di fare un corso di italiano. Questa frase è corretta o sbagliata? Pensaci un po'. Questa frase è sbagliata. Eh sì, perché con il verbo iniziare usiamo la preposizione a. Iniziare a fare qualcosa. Devo iniziare a fare un corso di italiano. E come fai a sapere quali verbi usano a e quali verbi usano di? Beh, anche in questo caso abbiamo semplicemente delle liste. Per esempio, iniziare a, cominciare a, aiutare a, invitare a, continuare a, obbligare o costringere a. Tutti questi verbi usano la preposizione a più un altro verbo all'infinito. Per esempio, ho aiutato mia madre a usare il computer. Ho aiutato a usare a più l'infinito. Sto continuando a studiare lo spagnolo. Mia sorella mi ha obbligato a dire la verità. Mi ha obbligato a dire la verità. Anche in questo caso la cosa migliore è imparare questi verbi, perché purtroppo non ci sono delle chiare regole. Fantastico, abbiamo finito con questo test e adesso voglio sapere da te, com'è andata? A quante domande hai risposto correttamente? E per te, qual è o quali sono le preposizioni più difficili? Scrivimi qui sotto nei commenti la preposizione che per te è più difficile, quella che odi di più. E poi, subito dopo, scarica il nostro fantastico PDF con la lista di tutte le preposizioni e le loro funzioni e tantissimi esempi utili. Così anche la preposizione più difficile per te diventerà facile. Anche perché alla fine del documento abbiamo questi fantastici esercizi per fare pratica con tutto quello che hai imparato. Puoi scaricare il documento scannerizzando il QR code o cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. E se questo video ti è piaciuto e ti ha aiutato, ma soprattutto hai imparato nuove cose, non dimenticare di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta incredibilmente a far crescere il canale. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina per non perdere nessun video futuro. Noi ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!